mostra al Mambo riflette quello che è stata la mia evoluzione personale, l'evoluzione del mondo del progetto e l'evoluzione della società, anche del costume del nostro paese, che parte dagli anni '80, che sono anni di grande propulsione, di grande forza. La partenza che faccio io è legata al mondo della moda, non è un caso che nella mostra ci siano dei disegni fatti per Ferré, fatti per Crizia, per vari stilisti dell'epoca. Il manifesto del bolidismo era legato all'idea di velocità. In quegli anni non c'era internet, quindi c'era una sorta anche di, come dire, di precognizione di questa idea appunto di simultaneità, di velocità, di un mondo in cui l'informazione avrebbe viaggiato a una velocità assolutamente superiore, istantanea quasi. E la reazione nostra di giovani architetti, di giovani progettisti è stata quella di rappresentare questa velocità, questa simultaneità dentro gli oggetti, dentro la fisicità degli oggetti. I primi negozi, diciamo, di un certo rilievo di cui mi sono occupato sono stati i negozi Swatch, dopodiché mi ha chiesto Elio Fiorucci di progettare dei suoi negozi che già però avevano un carattere di catena. Adesso è questo il metodo, il concept e l'applicazione worldwide di questi sistemi e in alcuni casi si raggiungono dei numeri estremamente significativi. Poi naturalmente ci sono tanti episodi anche di retail legati a dei marchi che non fanno una vendita di prodotto fisico. Recentemente abbiamo sviluppato questo rapporto con IBM per questi briefing center, dove sostanzialmente l'azienda prende il brief dal cliente in termini di software e in realtà è una vendita non di un prodotto materiale ma di un progetto. Ecco, quindi c'è in questo anche l'idea appunto dello spostamento dall'atomo al bit. Il sistema produttivo italiano ha generato la possibilità di, come dire, coltivare la creatività. L'industria nostra è piccola, è fatta di piccole imprese, ma queste sono molto flessibili, quindi realizzano delle cose che le aziende internazionali non si sognerebbero mai di provare a realizzare. E la differenza è proprio questa, la capacità di mettere il cuore oltre l'ostacolo che noi abbiamo, diciamo, come dire, quasi per statuto, è una capacità che bisogna continuare a sviluppare. Loco è un grosso complesso a Moscow City, che è il centro direzionale di Mosca. A Loco utilizziamo queste lastre 150 x 300 cm, che sono, credo, un'innovazione tecnologica importante negli ultimi anni, che appunto è stata sviluppata dal gruppo Iris e FMG, con delle finiture eccezionali, molto nuove, ed è veramente un piacere anche vederle realizzate. Ecco, queste superfici che hanno pochissime fughe sono effetti di grande valore. Io li utilizzo sia per fare le pavimentazioni sia anche parzialmente per rivestimenti murari. Io penso che la sostenibilità oggi sia riuscire a interpretare in vari modi l'idea che si deve salvaguardare energia, senza rinunciare all'aspetto della scoperta, della sorpresa, perché è questo il punto, bisogna fare le cose sostenibili ma belle. Linea di Luce nasce dopo un percorso di progettazione degli showroom di Iris e di FMG, dove l'idea di partenza è quella della smaterializzazione. Lo showroom deve supportare il prodotto senza entrare in competizione. L'idea madre quindi è quella della trasparenza, della luce, poca materialità nei supporti a favore di una forza della lastra che si deve vedere in tutta la sua espressività. L'idea della luce è stata quella che ci ha guidato anche all'esterno, dove il prodotto si estrinseca in maniera più chiara in un'applicazione di uno spazio collettivo e di uno spazio in cui l'azienda si può anche riconoscere in termini operativi interni, si possono fare degli incontri
e concettualmente c'è questa sorta di abbraccio, perché ha una forma curva che riprende certi teatri appunto della classicità greca. Per me l'architettura è sostanzialmente il progetto, ma anche, come dicevo prima, un luogo di dialogo che determina poi alla fine un qualcosa di fisico, un manufatto, che credo fa parte ormai della nostra cultura, di tutti che siamo cittadini di città.